Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Vi siete mai chiesti cosa succede ad un atleta dopo aver subito un KO? Come si riprendono i combattenti dopo un combattimento? In questo video scoprirete come gli atleti, come i praticanti di karate si riprendono dopo un combattimento. Ma lo vedremo dopo la sigla. Bentornati ragazzi sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto, di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivando la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, lasciate like ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, partiamo con la curiosità di oggi. Praticamente KO è l'abbreviazione della parola knockout, che vuol dire essere messi praticamente fuori gioco. Quando un atleta, quando un combattente non è più in grado a causa di un atterramento, ma anche se poi riesce a mettersi in piedi, ma non è in grado, secondo i dottori che esaminano al momento i combattenti, non è in grado di continuare il combattimento, viene dichiarato sconfitto per knockout, per essere stato messo praticamente fuori gioco. Parlo anche per esperienza diretta perché il mio primo knockout, il mio primo KO l'ho subito, che ero poco più che ventenne in una gara di karate semi-contact a contatto, dove però non era previsto il KO. In un movimento che ho fatto sbagliando, andando con la testa sulla traiettoria dell'avversario, fui colpito violentemente alla testa e caddi svenuto per terra, e quindi in quel momento ho capito cosa voleva dire essere messi fuori gioco. Dopo un combattimento i combattenti devono recuperare il loro benessere fisico, mentale ed emotivo. Ci sono diversi modi principali in cui i combattenti si riprendono dopo un combattimento: nutrizione, idratazione, dormire, riposare, recupero. Naturalmente fare anche dei controlli medici se necessario. Infatti immediatamente dopo un combattimento i combattenti sono subito esaminati dai medici che sono presenti all'evento. Se il medico ritiene infatti che il combattente abbia bisogno di ulteriori controlli o cure, il combattente viene mandato in ospedale. Ora, che ci sia o non ci sia stato il KO, il combattente ha una tempistica di recupero diversa da persona a persona. Comunque ecco come ci si riprende dopo un combattimento. La prima cosa da fare nelle fasi successive all'incontro, nelle prime ore subito dopo l'incontro, è quella di nutrirsi e idratarsi. Per allenarsi sicuramente l'atleta ha sostenuto degli allenamenti importanti e molto probabilmente ha ridotto il peso prima di un combattimento. Nei 3 o 4 giorni prima delle pesate, anche nei tornei dove è necessario rientrare in un certo peso, avrà fatto anche un processo per eliminare i liquidi proprio per rientrare agevolmente nel peso. Per questo motivo la cosa migliore per aiutare il recupero di un combattente dopo un combattimento è bere moltissima acqua. E naturalmente dopo il combattimento non dobbiamo più sottostare a una ferrea regola di alimentazione e quindi si può ricominciare a mangiare un po' di più e un po' di tutto. Un altro elemento importante è dormire e riposare. Dopo i duri allenamenti e il combattimento è il momento di riposare e recuperare, sia fisicamente che mentalmente. Anche se un combattente non è stato ferito, qualche giorno permette di recuperare al meglio la condizione psicofisica. Senza infortuni gravi si può tornare ad allenarsi praticamente quasi subito, magari riguardandosi le prime lezioni. In caso però abbia subito colpi pesanti, anche se non c'è stato il KO, una settimana di riposo è buona cosa farla. Tutto cambia se ho subito un KO. In questo caso ci saranno almeno 20-30 giorni di stop. Ci saranno naturalmente delle visite mediche per accertare che non ci siano conseguenze più gravi e poi con l'ok del medico possiamo tornare ad allenarci in tranquillità. Chiaramente in caso di rottura, se mi rompo un osso, ci vorranno i tempi previsti per guarire e chiaramente poi per la riabilitazione.
Anche i maestri dovrebbero consigliare bene i propri allievi dopo un match su quanto tempo debba passare prima di tornare ad un allenamento completo, naturalmente tenendo conto dell'infortunio e del recupero che sarà diverso, come ho già detto, per ognuno di noi. Dopo il combattimento è consigliato dormire almeno 8 ore a notte, poiché questo è il momento in cui le lesioni al cervello e al corpo guariscono meglio e guariscono prima. Una cosa da non sottovalutare sono i controlli medici. A seconda dell'infortunio subito a causa di un combattimento, i combattenti fanno dei controlli medici e dovrebbero fare dei controlli medici e devono aspettare di ricevere l'autorizzazione del medico per consentire loro di tornare ad allenarsi in tranquillità. Per esempio nel circuito dell'UFC dell'MMA, l'UFC paga le procedure mediche per 30 giorni dopo un combattimento, quindi la maggior parte degli atleti fa questi controlli spalmati nell'arco dei 30 giorni. Naturalmente gli atleti poi hanno anche tantissimi altri rimedi per accelerare il processo di recupero. Immediatamente dopo un combattimento si possono usare vari rimedi come impacchi di ghiaccio per ridurre il gonfiore, creme per l'infiammazione delle aree ferite, si possono anche assumere farmaci antinfiammatori e antidolorifici. Molti si affidano anche all'agopuntura, allo shiatsu, insomma ognuno ha i suoi metodi. Poi chiaramente respirazione, fare esercizi leggeri nei primi giorni, allungamenti, stretching e qualche lavoro di mobilità. Insomma ragazzi, non è uno scherzo riprendersi da un combattimento che abbiamo sostenuto dove abbiamo preso diversi colpi, e non è uno scherzo riprendersi da un combattimento dove abbiamo subito un knockout. Una volta che i dolori sono passati o stanno iniziando a essere praticamente azzerati, si può passare all'allenamento leggero. Allenamenti al sacco, fare kata, le forme, il kion, insomma l'obiettivo di un atleta è non rischiare che ci siano infortuni che poi si rivelano dopo qualche tempo, quindi è per questo che è necessario partire con calma. Ma quanti combattimenti si possono sostenere in una stagione sportiva? Beh, io consiglio di combattere non più di 2-3 volte l'anno e vi garantisco che sembrano ma non sono pochi. Chiaramente il KO è l'infortunio estremo che possiamo subire quando stiamo combattendo, ma ci sono tantissimi altri infortuni invece che si verificano regolarmente e che sono molto comuni nel karate a contatto. Sicuramente ci saranno piccole lacerazioni e lividi, in genere questi guariscono abbastanza velocemente. Un discorso un po' diverso invece per i traumi e i lividi alle gambe e al corpo. L'uso infatti dei calci che tendono a colpire sempre le stesse zone, sempre le stesse fasce muscolari, magari delle gambe, o i pugni che arrivano al tronco, porteranno sicuramente un dolore che andrà avanti per diverso tempo, da qualche settimana fino anche a qualche mese. Naturalmente incidenti comuni sono poi le dita dei piedi e delle mani, polsi e avambracci che possono fratturarsi e rompersi. Inoltre, come ho detto, quando inizieremo a prendere colpi alla testa ci sarà la possibilità di avere delle commozioni cerebrali, lesioni cerebrali lievi, ovvero il temutissimo KO. Di solito ci sarà una sospensione medica, come ho detto, minima di 20-30 giorni per fare tutti gli accertamenti medici, ma soprattutto per rendersi conto che quel colpo violento che ho subito alla testa non ha riportato poi niente di preoccupante. Altro infortunio abbastanza fastidioso sono le lesioni al ginocchio. Anche questo infortunio può tenervi lontano dagli allenamenti per diversi mesi, ma anche arrivare a qualche anno se non curato a dovere. Ma voi siete lì che state guardando il vostro atleta preferito combattere, a un certo punto sbam, prende un colpo incredibile e va KO. Il combattimento finisce e naturalmente l'inquadratura va sul campione che alza la coppa o la medaglia. Che cosa succede al povero disgraziato che ha subito questo colpo? Lo portano in ospedale dopo il combattimento? Allora, è consigliato andare in ospedale dopo un combattimento dove ho subito un KO. Se il medico che è presente all'evento, i medici che sono presenti all'evento ritengono necessario che vengano fatti ulteriori controlli e cure, sicuramente in quel caso il combattente va spedito in ospedale. Sicuramente non è necessario dopo un combattimento andare in ospedale se si supera i controlli del medico che controllerà subito i segni vitali del combattente. Farà delle domande, controllerà la vista, controllerà i danni visibili e si accerterà che sia tutto a posto. Ma sappiate che anche in caso di minimo dubbio il dottore consiglierà sicuramente di andare in ospedale per un controllo.
Quindi in conclusione, come si riprendono i combattenti dopo un combattimento importante? Beh, come ho già detto dall'inizio, nutrizione, idratazione, sonno, riposo, controlli medici se necessari, recupero e ripresa leggera degli allenamenti. È molto importante fare tutti i passi necessari per tornare il più presto possibile ad allenarsi in piena sicurezza, sapendo di essere in forma e di non aver subito alcun trauma importante. I migliori fanno questo, fate questo anche voi se volete continuare a praticare al meglio e avere rispetto per voi stessi e il vostro corpo. Beh ragazzi, il video finisce qui, continuate a iscrivervi al canale, a voi non costa niente, per me fa molta differenza. Lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento sull'argomento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!